Allora, oggi vi voglio far fare il tour di come abbiamo camperizzato il Caddy. In realtà l'avevamo già fatto nel 2017, vi linko qua il video del primo così vedete meglio, diciamo, la base. Noi adesso abbiamo portato un po' di modifiche perché volevamo partire portandoci anche una piccola cucinina, creando comunque un piccolo angolo cottura e poi portandoci anche il nostro cane, la Bracca, che l'altra volta non avevamo portato, quindi era molto più semplice. Ora vi faccio vedere tutti i lavori nel making of delle cose che abbiamo fatto, i piccoli blocchi cucina che abbiamo costruito, e poi ci ritroviamo qui e vi faccio fare il tour. Avevamo voglia di tornare all'essenziale, perché per noi viaggiare in furgone è soprattutto questo. Ci si libera di tutto quello che è superfluo e si fa spazio al tempo eliminando gli oggetti. Più spazio si ha e più si ha la tendenza a riempirlo di cose materiali che potrebbero servire o del classico tanto avevamo spazio, quando poi il più delle volte tornano a casa esattamente dove, come, quando siamo partiti. Per me, viaggiare in furgone è un esercizio alla semplificazione, è un capire l'importanza di alcune cose e la superfluità di altre, è un connettermi maggiormente con i luoghi, vivendo all'aria aperta, qualunque sia la condizione atmosferica. Si allena la pazienza, l'incapacità di controllare ciò che non può dipendere da noi, la bellezza nella semplicità, la creatività. Ogni scelta implica necessariamente qualche rinuncia. Per noi il vero lusso nel viaggiare risiede nel tempo, nel poterci muovere lentamente seguendo i nostri ritmi, nell'avere un mezzo piccolo che ci consente di avere la libertà di andare praticamente ovunque. Ecco perché non abbiamo mezzi grandi, ecco perché preferiamo circondarci dell'essenziale per poterci concentrare su ciò che per noi è la cosa importante, il tempo per costruire ricordi. Tutto il resto per noi non conta. Partiamo facendovi vedere la conformazione notturna, quindi come la notte col letto aperto. Allora, intanto qua dietro c'è una Bracca che dorme, avvicinati, una Bracca che dorme, eccola qui. Eccola qua. E qua, allora, qua sopra abbiamo montato questi binari dove mettere appunto le tendine sono le stesse che avevamo fatto la volta scorsa. Poi ho aggiunto tutte le lucine tutto attorno, perché un vantaggio del Caddy è che ha questi blocchi qua dove si riescono ad avvitare facilmente vari ugelli a cui poi ho legato tutte le varie lucine, e la notte è molto, molto suggestivo. Allora adesso chiudiamo il letto così vi faccio vedere la conformazione di quando viaggiamo, quindi la Bracca sta seduta sul passeggero e insomma, oppure dobbiamo cucinare e utilizzare la zona cucina. Il sedile, e quindi questo diventa la base, insieme alla cucina diventa la base del letto. Questa è la zona che noi abbiamo adibito a tipo cucina. Abbiamo sostanzialmente tolto soltanto uno dei due sedili, quello singolo, perché l'altro è quello là ed è il sedile doppio, ed è dove la Bracca viaggia con un telo che abbiamo messo. E qui abbiamo questo che è un piccolo lavandino che ora vi faccio vedere, questo il mobile che abbiamo costruito noi, e questo è il frigoriferino che poi viene attaccato là dietro alla batteria che abbiamo. Allora, questo è il mobiletto che abbiamo fatto noi, che sostanzialmente è un cubo a cui noi abbiamo messo questa ribaltina in modo tale da poterlo aprire e diventare un piano cottura più grande. Qua si arrotola la gamba e poi una volta aperta la gamba appoggia sul frigorifero e quindi rimane come piano cottura. Questo è invece il mobilettino tipo per la dispensa che abbiamo creato. Questo qua è il fornello che funziona con le bombolette piccole del camping gas. Si apre qua, qui si mette la bombola.
e qua si riesce a cucinare. Nella parte qua sotto io ho creato dispensa, quindi ho messo 2 scatole di queste qui di legno impilabili e qua dentro ho messo il sale, insomma le cose che mi servono nella cucina. Comunque per tutto quello che mi sono portata dietro, inclusa cucina e abiti, settimana prossima esce un nuovo video dove vi faccio vedere invece che cosa mi sono portata dietro. Quindi questa è soltanto la configurazione del furgone. Qua abbiamo creato questi ganci con l'elastico così da bloccare il tutto e almeno siamo sicuri che non esca. Una volta che abbiamo finito, qua si srotola e lo metto qui che ho un ripiano dove ho messo tutte le cose per la pulizia, quindi le spugne, il detersivo, insomma le cose che mi servono per pulire. Poi questo è il frigoriferino, questo è il frigoriferino che al momento contiene semplicemente una bottiglia d'acqua e della birra e del basilico. Abbiamo preso questo qua che è il più piccolo che ho trovato, che è perfetto, della dimensione perfetta per stare qua nel posto dietro al sedile passeggero. Si può ricaricare sia mettendolo all'accendisigari sia attaccandolo direttamente alla corrente e dopo vi faccio vedere il nostro generatorino. Poi delle chicche, questo è il mini lavandino che lo stiamo già usando da qualche giorno ed è formidabile. Allora, di base funziona così: qua si pompa in modo da mettere in pressione la tanica che c'è sotto e qua c'è il rubinetto, esce l'acqua e così. Qui poi si chiude, una volta che si apre l'acqua sporca va in un'altra tanica che è qua sotto. Sotto vi faccio vedere com'è. Oggi l'abbiamo tra l'altro anche già riempito ed è comodissimo. Qua sotto c'è questa che è la tanica dell'acqua pulita e questa quella dell'acqua sporca, entrambe da 5 litri. Eccoci dall'altro lato, questo qui è il famoso Bluetti che è il nostro generatore di corrente. Adesso abbiamo attaccato il frigorifero, si possono attaccare i cavetti USB, si ricarica con l'accendisigari, quindi quando viaggiamo, ci spostiamo, lo ricarichiamo. Volendo si può attaccare anche un pannello solare, per cui si riesce a ricaricare anche con il pannello solare. E adesso vi faccio vedere il dietro. Quindi questo è il soppalco che abbiamo fatto, che è esattamente come quello dell'altra volta, soltanto che è più corto perché deve esserci lo spazio per il sedile. Qua abbiamo messo tutte le varie cose, quindi ci sono le sedie, il tavolino che usiamo ogni tanto, qua ci sono tutti i nostri vestiti, insomma questa qui è tutta la parte di stoccaggio di tutto quello che ci serve e che non abbiamo davanti. Ecco, e questo era come abbiamo camperizzato il caddy. Chiaramente si potevano fare 1000 migliorie, 1000 cose, ma noi avevamo bisogno di una soluzione veloce, facile da smontare, senza investirci migliaia di euro, quindi è perfetta. Vi garantisco che è super funzionale. Noi ci gireremo un mese, siamo già in giro da una settimana, va benissimo. Non vi ho ancora fatto vedere nel dettaglio che cosa ho portato, quindi a livello di vestiti e poi tutta la parte cucina, ma come vi dicevo uscirà un video dedicato per tutta la parte di che cosa mi sono portata dietro per stare in furgone un mese. Vi ho detto che usciva la settimana prossima, non è vero, perché settimana prossima esce un altro video super importante, quindi dovrete aspettare 2 settimane per finire di vedere tutta questa cosa del furgone. Però intanto vi ho dato un'idea su come poterlo fare, camperizzare. Poi quello che ho portato in realtà era elettrico. Bene, io spero che l'abbiate trovato utile. Qua sotto vi linko tutti i prodotti che ho citato, quelli che riesco a ritrovare perché alcuni li avevo presi anni fa, quindi insomma vedo un attimo cosa riesco a trovare. Comunque tutti i vari dettagli ve li metto qua sotto. Io vi mando un bacio e adesso vi porto a vedere dove siamo e dove ho girato questo video. Sarà stato un po' confuso perché nel frattempo si appannava la macchina fotografica, passavano le macchine, insomma è successo la qualunque per girare questo video, ma ce l'abbiamo fatta in qualche modo e l'abbiamo portata a casa. Per qualunque domanda, cosa, consigli, lasciatemeli qua sotto che vi rispondo più che volentieri. Un abbraccio, ciao!